Ma un furgone sponsor no, Tutte le volte che ho tolto gli adesivi da questo furgone la mia vita è cambiata radicalmente. E dopo la sigla andiamo a vedere che cosa ho combinato all'interno del furgone. Ci sono delle cose che ti succedono nella vita che ti insegnano qualcosa e nonostante questo furgone sia stata una sventura di dimensioni cosmiche, mi ha insegnato un sacco di cose e mi ha fatto soprattutto capire che era come tutto ciò che non voglio essere. Lavori fatti a caso, male, di fretta e io non sono così. Una volta sistemato, come avete visto negli scorsi video, il furgone dai vari problemi che aveva, era il momento di ricostruire tutto da zero. Ed è proprio qui che viene bello. Mi sono fatto un culo a capanna e molte persone mi hanno aiutato in questo e mi piacerebbe che quando lo vedrete mi lasciaste un commento per farmi sapere cosa ne pensate, perché vi assicuro che è venuto una figata spaziale. Veniamo a noi. Furgone vuoto ed è il momento di riallestire. Alt però, nell'allestimento precedente l'impianto elettrico non era un vero e proprio impianto. Erano dei fili passati dietro le pareti un po' a caso e alle volte scoperti. Quindi per questo motivo, prima di costruire all'interno il legno, ho deciso di predisporre l'impianto elettrico come quello di una casa, con il sistema delle canaline. Dentro il furgone ci sono 100 metri di canalina per tutte le varie utenze. Ovviamente siamo stati di manica larga. Nel caso e qualora in un futuro si voglia aggiungere un'utenza, una luce o una presa, bisognerà soltanto con la sonda passare il cavo e non dover smontare mezzo furgone. Una volta predisposte tutte le canaline, entra in gioco una persona molto importante nella ricostruzione ed è Daniele, che non è Daniele di Castecar ma è Daniele Ferrotti per gli amici Ferro, nonché il nostro meccanico di riferimento per il team BR Corse. Ferro con la sua famiglia in Veneto ha una falegnameria di nome Fasil, fabbricazione artigianale, serramenti in legno, e proprio loro mi hanno dato una mano a fare tutto il legno e l'interno del furgone. Infatti per una settimana mi sono trasferito lì e in 6-7 giorni da mattina a sera abbiamo fatto tutto il lavoro che vedrete nei prossimi minuti. Dopo aver coibentato e schiumato tutte le pareti come avete già visto, era il momento di coibentare, prima di mettere il pianale, anche il pavimento, che però ho aspettato a fare perché necessitava di un telaio in legno per far sì che il pavimento non deformi e non scricchioli, e soprattutto perché volevo isolare anche il pavimento. Abbiamo costruito il telaio con dei listelli in legno e nelle cavità abbiamo riempito con delle PS, che per chi non lo sapesse è il polistirene espanso sinterizzato, che è un materiale fighissimo, super coibentante e che è composto per il 98% di aria e quindi leggerissimo. Ovviamente fra i listelli di legno e le PS rimangono delle cavità di aria, ovviamente non possono essere perfettamente combacianti. Quindi attraverso quelle cavità l'eventuale umidità potrebbe risalire e intaccare il pavimento. Per questo motivo si nastrano tutte le cavità in maniera da formare quella che vedremo successivamente, ovvero la barriera a vapore. I passaruota sono stati coibentati ulteriormente con del Reflectix, e perché nel camper sono quelle zone che vengono definite zone fredde, ovvero difficilmente riscaldabili e poco accessibili, e quindi soggette a una probabile maggior produzione di umidità. Finito il telaio e la sua coibentazione, abbiamo costruito il pavimento vero e proprio e abbiamo utilizzato il compensato marino di Okumé da 12 mm, che è super resistente all'umidità e soprattutto, essendo così poco spesso, è molto flessibile e non è pesante come un macigno. In più lo abbiamo diviso in 3 sezioni perché qualora, si spera di no, ma ci sia la necessità di dover ispezionare o smontare qualcosa, così sia la maniera di farlo. Una volta finito il pavimento era il momento di salire con le pareti laterali e qui abbiamo deciso di perlinare per un motivo economico e di praticità. Prima di posizionare le perline però ci vuole la famosa barriera vapore, che in molti furgoni o camper non è presente ma che per me è la caratteristica fondamentale se si vuole coibentare al meglio un mezzo. Detto ciò, la barriera vapore serve perché anche se il furgone è coibentato benissimo, un po' di umidità si formerà sempre e quindi questa umidità potrebbe venire a contatto con il legno e a lungo tempo marcirlo, incurvarlo, eccetera eccetera
eccetera eccetera. Quindi questa barriera serve a tenere l'umidità al di là del legno, e rimanendo al di là è solo a contatto con cose che sono idrorepellenti, quindi i pannelli di XPS, la schiuma poliuretanica, la lamiera del furgone che è verniciata con antiruggine e ovviamente il Reflectix che fa da barriera. Il materiale che abbiamo utilizzato per la barriera vapore è il Reflectix. Ovviamente tutti i bordi della barriera vapore devono essere nastrati con il nastro d'alluminio in maniera che l'umidità non possa entrare, se no non si chiamerebbe barriera. Una volta fatta la barriera vapore, per fissare le perline al furgone abbiamo fatto dei listelli e successivamente fissato le perline ai listelli. Questo si fa perché ricordatevi che meno bucate il furgone e meglio è. Ovviamente tutte le viti con le quali sono stati avvitati i listelli nel telaio del furgone sono state prima siliconate e poi avvitate, e piano piano, perlina dopo perlina, abbiamo costruito tutte le pareti. Adesso arriva il momento del tetto, che essendo così esposto a tutti gli agenti atmosferici è un punto cruciale per la coibentazione del furgone. Qui infatti, oltre alla coibentazione con i pannelli di XPS e ovviamente la schiuma, la barriera vapore l'ho fatta con un riflettente coibentante che viene utilizzato per fare il cappotto delle case. Sono due veli di riflettente con all'interno della lana di roccia, e una volta fissato questo abbiamo ricoperto con le perline. Finito il contorno del furgone è stato il momento di costruire finalmente i mobili, ed è stato un lavoraccio super complesso. Tutta la costruzione del furgone gira intorno all'esigenza di far passare i vari impianti nella maniera più intelligente possibile e soprattutto che sia tutto perfettamente ispezionabile. Ma questo ve lo faccio vedere dal vivo. Cominciamo con la parte posteriore. Ecco l'officina super spaziosa. I passaruota sono stati sfruttati per essere anche dei contenitori. Questo passaruota invece è allungato perché al suo interno c'è il boiler dell'acqua. Sapete la mia passione per la bici da corsa, quindi lì troviamo quello che è un attacco per appendere la bici da corsa in maniera che non sbatacchi. Lori sbatacchi, capo ufficio, pacchi. In giro mentre si viaggia. Un gancio multiuso invece per le pareti posteriori, come potete vedere non sono finite, manca il legno, però è tutto perfettamente schiumato nelle cavità con il suo pannello di XPS. Veniamo adesso a quello che è un punto cruciale del furgone. Abbiamo visto la prima zona che è l'officina. Per dividere i due ambienti, quindi officina e la parte abitabile, ho utilizzato questa porta scorrevole per non mangiare spazio, perché ovviamente una porta angolare occupa un maggior ingombro, mentre questa, e il gioco è fatto. Ed è proprio attorno alla porta scorrevole che gira tutta la costruzione all'interno del furgone, perché sotto questo zoccolino che fa da guida per la porta scorrevole abbiamo tutti gli impianti, ovvero quello dell'acqua e quello del gas che ancora non è presente. Qui invece abbiamo quello che è il mobile della cucina con i 3 fuochi della Dometic e il suo lavandino dedicato. Qui sopra invece abbiamo il pannello di controllo fatto da me medesimo con lo strumento per vedere la carica del pannello solare, tutti i comandi, le luci, il frigo, il riscaldamento eccetera eccetera, un tester per vedere la carica delle 2 batterie, quindi quella dei servizi, quella del motore, e questa che è una normalissima USB con il suo sgancio rapido. Possiamo accedere a quello che è il vano e ci sono le famose canaline delle quali vi ho parlato. Qui sopra abbiamo anche l'oblò ventilante con il suo oscurante da me restaurato e pulito, mentre qui abbiamo l'aria condizionata del camper. Per quanto riguarda il bagno invece ammetto probabilmente di aver esagerato un po', perché volevo che ci si potesse fare la doccia nel legno e che il legno si vedesse. Ovviamente il legno non potendosi bagnare ho comprato dei plexiglass con i quali ho rivestito tutto il bagno. Questo è il WC Tedford con la cassetta estraibile, anch'esso tutto pulito e revisionato, e il piatto doccia in acciaio inox nuovo fatto su misura. Per quanto riguarda la cucina invece abbiamo prolungato quello che era il piano dei fuochi in maniera da avere più spazio per lavorare, e qui sotto era stato studiato un cassettino che era destinato a ospitare le stoviglie, mentre sotto il cassetto abbiamo un frigorifero 12 volt a compressore che una volta era girato verso l'interno, perché quando giro con il motocross sto seduto qui posso aprire tranquillamente e bere.
Qui invece nella dinette abbiamo ricreato quello che era il mobile della seduta per i passeggeri. La finestra è stata attentamente revisionata e smontata completamente da me, mentre qui sotto troviamo il serbatoio delle acque chiare e il truma. Questo invece è un vano che era stato pensato per ospitare la batteria dei servizi e un eventuale inverter e tutta la scatola dei fusibili. Mentre per quanto riguarda i posti letto, adesso vi faccio vedere come funziona. Questo sedile si gira. Qui abbiamo la sua ribaltina e i cuscini compongono quello che è il nostro comodo letto. Gli altri due posti letto li troviamo qua sopra e c'è la basculante che scende. Guardate che vista. Poi i cuscini sono stati fatti nuovi con la pelle blu, così anche quelli del guidatore, del passeggero, e anche le tende sono nuove. Ovviamente anche l'altro sedile è possibile girarlo oppure sdraiarlo per farne l'utilizzo che uno preferisce. Probabilmente però vi starete chiedendo qualcosa del motore che appunto non ho ancora nominato e proprio qui arriviamo al punto. Quando lo abbiamo smontato sapevamo che spiatava dalla guarnizione di scarico. Poi, pulendo la testa ad ultrasuoni, ci siamo accorti anche di questa crepettina fra l'iniettore e la sede valvola. E successivamente anche le camicie sono risultate inutilizzabili perché cascano letteralmente a pezzi. Quando ho comprato questo furgone facevo un tipo di vita che oggi non faccio più. O meglio, usavo il furgone per andare ad allenarmi proprio come faccio adesso, però non avevo da fare il mondiale Superbike con il team BR Corse e soprattutto non avevo tutte le persone che mi aspettano ogni settimana negli autodromi italiani per partecipare a backpack racing. Purtroppo le ore al giorno sono 24 e io non ho più il tempo per finire questo furgone. Immaginate che fra poche settimane inizia la stagione e fra Superbike, backpack, i miei allenamenti e chissà mai se per sbaglio correrò anche io una gara, il furgone quando lo rivedo? Quando lo finisco? In più, in questi 2 anni i miei impegni si sono moltiplicati a livello esponenziale. Viaggio molto di più e faccio un sacco di chilometri e per questo ho bisogno di un mezzo più piccolo, più veloce e più moderno. Per questo motivo ho deciso di metterlo in vendita e qualcuno se n'era già accorto perché l'ha visto su subito.it. In descrizione troverete la mail alla quale scrivere se siete interessati e il furgone verrà venduto con un motore rigenerato a 0 km e garantito 1 anno il motore, perché verrà fatto da un'azienda che si occupa di rigenerazione di motori di veicoli industriali. Se avete manualità o conoscenze per finire l'impianto elettrico e i piccoli lavoretti che mancano per ultimarlo, potrebbe essere il furgone che fa il caso vostro, altrimenti lasciate stare. Io sono estremamente dispiaciuto di lasciare incompleto una cosa nella quale ho messo anima, cuore, impegno ed dedizione. Però non tutte le fiabe hanno un lieto fine. La mia vita è cambiata e in questo siete un po' complici anche voi e YouTube. Io spero che in questo video ci siano state delle informazioni che vi possano essere utili nel caso vogliate allestire un van, e il prossimo video di questa serie magari lo faremo con il furgone che prenderò. Chi vivrà vedrà. Ciao!